tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, abbiamo sul banco due schede di unità interna Daikin 18000 BTU. Trovate il modello del clima nel titolo. È un'unica scheda in realtà, ma è divisa in due parti: la parte di alimentazione e la parte logica, in cui il microcontrollore gestisce tutti i comandi. Ma la scheda che in realtà dovrebbe avere problemi dovrebbe essere questa, perché il clima non si accende, quindi immagino che sia la scheda di alimentazione. Quindi per il momento questa la mettiamo da parte. Una cosa che voglio far notare è che questa scheda ha componenti sia dalla parte di sopra che sia dalla parte sottostante. La parte sottostante ha componenti SMD, mentre quella di sopra ha componenti passanti per la piastra, a differenza di questa che ha componenti solo dalla parte di sopra. Questa, come dicevo, è di alimentazione. In questa scheda possiamo riconoscere il condensatore per quanto riguarda il fan in corrente alternata, il relè, in questo caso qui è un relè solido che viene gestito da questo componente, sarà un TRIAC sicuramente, a sua volta viene gestito poi dal processore, dal microprocessore. Sul primario possiamo notare un MOSFET che va a switchare sul trasformatore per poi avere il secondario. Qui abbiamo il ponte diodo, una resistenza in cemento da 10 ohm a monte del ponte diodo, poi abbiamo delle resistenze in cui ci sarà sicuramente il circuito di protezione di snumber. Prima di dare alimentazione però facciamo un test e vediamo se è tutto ok, sia per quanto riguarda il ponte diodo. Allora, incominciamo dalla resistenza che sta a monte, vediamo un po'. Ok, andiamo a vedere i diodi uno per uno del ponte diodo. E ok, vi ricordo che i diodi devono condurre solo da una parte. Andiamo a testare il MOSFET. Allora, il MOSFET sembra ok. Poi abbiamo due fotoaccoppiatori qui, che vanno a comunicare al processore. Il primario risulta ok. Ok, passiamo sul secondario. E qui abbiamo un corto. Difatti un po' è stato già pulito per vedere se, perché qui c'è del silicone e ho notato che è stato già pulito per vedere se il diodo era intatto, ma è in corto. Allora, vediamo un po' questo Zener. E anche lui sembra in corto, Vediamo un po' questo condensatore.
anche in corto, ma sicuramente è in corto lo Zener. Allora, questa resistenza è da marrone 1, 0 e 1, che sta come 0, quindi da 100 ohm dovrebbe essere questa resistenza. Giustamente segna corto perché, eh sì, la resistenza si trova sulle stesse piste, quindi andiamo a togliere intanto lo Zener, poi vediamo. Allora, ho dissaldato la resistenza per sbaglio, vabbè, fa niente, così la testiamo. Allora, lo Zener è in corto. Vado a zoomare un po', così. Vediamo un po' la resistenza, se risulta buona. E anche la resistenza è andata perché risulta un chilo e 4, la resistenza è da 100 ohm. Vediamo un po' questo diodo sul secondario, quello che abbiamo visto prima. Ok, non è più in corto. Adesso sta prendendo il suono un po' continuato perché prende il carica e scarica del condensatore, ok? Quindi il diodo è ok. Tutt'al più dobbiamo rimuovere questo condensatore per vedere se è buono. Allora togliamo il condensatore così ci facciamo un po' di spazio. Condensatore da 25 volt 1800 microfarad. Prendiamo il nostro pic, il condensatore risulta buono, anche l'ESR è abbastanza bassa. Riproviamo. Sì, direi che è ok il condensatore. Ok, eccoli qua, Andiamo a testarli. Corto. Un chilo e 4. Allora, resistenza da 100 ohm. Dobbiamo rimontare una resistenza da 100 ohm e uno Zener da, c'è scritto 22, quindi sarà 22 volt. Qui sopra riportato ZP 22. Ok, vediamo intanto lo Zener se è giusto. 21 volt. Ok, va bene. La resistenza da 100 ohm. Ok, pronti per dare alimentazione.
Bene amici di YouTube, avete visto la fumata che ha fatto la resistenza da 100 ohm? Ve la faccio vedere come si è combinata. Si è pienamente bruciata perché giustamente arrivano qui, o meglio arrivavano, poi ho risolto il problema e tra un po' vi dico come. Sul secondario arrivavano 50 volt su questo diodo e anche sul Zener, al che la resistenza da 100 ohm, sì è vero che questa è marrone, nero marrone, però facendomi una riflessione, 100 ohm sul secondario tra negativo e positivo del condensatore non ci possono mai stare. Perché? Perché è normale che va in surriscaldamento. Adesso che cosa ho fatto? Ho sostituito questo condensatore che andava qui. Questo condensatore è da 180 microfarad 10 volt. Allora andiamo a vedere questo condensatore perché risulta guasto. Guardate un po'. 180 microfarad, ok, ma ESR ci dà 40 ohm, c'è un ESR troppo elevato e quindi questo è da sostituire. In queste schede qua che funzionano a transistor, hanno un funzionamento di switching a transistor, il condensatore funziona al contrario, cioè quando il condensatore si rovina si ha un voltaggio più alto sul secondario, a differenza delle schede come queste ad oscillatore, che quando si rovina il condensatore si ha un voltaggio più basso sul secondario, mentre su queste schede qua funziona al contrario. Infatti sul secondario avevo 50 volt, questi 50 volt ha fatto sì che si è bruciato lo Zener, che è questo che abbiamo sostituito. Non mi spiego però perché la resistenza, questa qua, i colori risultano da 100 ohm, a meno che la resistenza non sia un po' cotta, i colori sono cambiati, però in realtà io la resistenza l'ho smontata, è risultata da 1,5 kg, che tutto sommato ci può stare perché solitamente sul secondario ci sta 1,5 kg, 2 kg tra negativo e positivo del condensatore. Scusate, faccio fatica a parlare perché ho mal di gola. Ok, ho dato alimentazione, andiamo a vedere sul diodo secondario e abbiamo 14 volt. 14 volt. Su questo ce ne abbiamo 5, ok? Quindi è perfetto perché i 5 volt serviranno per il processore e i 12 volt che poi serviranno per l'azionamento del relè. Anche sul Zener abbiamo 14 volt ed è perfetto, quindi la scheda è ripristinata. Purtroppo non ho trovato il condensatore da 180 microfarad, l'ho trovato da 220 microfarad, ma va bene comunque. Perlomeno sappiamo che quando ci troviamo con uno switching a transistor, sappiate che se avete sul secondario un voltaggio troppo alto è dovuto dal condensatore che sta sul feedback del switching transistor. Bene, detto questo, la scheda è ritornata a funzionare e il video finisce qua. Spero che anche questo video
sia stato utile. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per le notifiche e da Mimmo Refrigger questo è tutto. Un abbraccio a tutti e ci vediamo in un prossimo video.